In questa lezione voglio mostrarvi come la matematica, e in particolare le derivate, possono aiutarci ad ottimizzare il rendimento di un edificio. Il processo di ottimizzazione, infatti, si fonda sul principio che sia possibile modellizzare alcuni fenomeni con una funzione di una variabile reale, per la quale il calcolo della derivata può portarci a trovare un punto di massimo. Vediamo in un esempio applicato a un impianto fotovoltaico. Inizio a contestualizzare il problema. Negli ultimi anni sono stati installati numerosi impianti di produzione di energia fotovoltaica per ridurre l'utilizzo di fonti non rinnovabili e le emissioni di CO2. Questa tecnologia converte l'energia solare in energia elettrica, rendendola utilizzabile per molti scopi domestici e non solo. La cella fotovoltaica è una lamina solitamente di silicio di colore blu o nero. Più celle costituiscono un pannello e più pannelli un impianto. L'orientamento di questi moduli dipende dal contesto in cui vengono installati e più precisamente dal ciclo del Sole, descritto dalle carte solari. Nel caso di Milano, il maggiore apporto solare viene da sud, trovandosi nell'emisfero boreale, e l'angolo di incidenza del Sole varia tra i 22 gradi del solstizio d'inverno e i 68 gradi del solstizio d'estate. In termini matematici, posso ipotizzare che la funzione che andrò a studiare dipenda dalla variabile angolo rispetto al sud, mentre l'angolo di incidenza è una costante. In assenza di ostacoli fisici, troveremo quindi i pannelli orientati nel modo migliore, ovvero a sud, con un'inclinazione rispetto all'orizzontale di 35 gradi. Questa condizione, facilmente ottenibile nei campi fotovoltaici, è più complicata se vogliamo posizionare un impianto sulla copertura di un edificio esistente. Può infatti capitare che la posizione in cui il pannello rende maggiormente non sia la stessa che ci consente di disporre il maggior numero di pannelli. In termini matematici sto introducendo un'altra variabile, che si aggiunge all'angolo rispetto al sud. Questa nuova variabile è il numero di pannelli. Prendiamo un edificio campione e verifichiamo come, al variare dell'angolazione dei pannelli rispetto al sud, vari sia la loro efficienza che il numero di moduli installabili. L'efficienza dei pannelli è, per il modello matematico, la variabile dipendente. Il grafico del rendimento energetico di un singolo pannello in funzione dell'angolo di esposizione mostra come, allontanandoci dal sud, il rendimento del singolo pannello tende a diminuire secondo un andamento a campana. Tuttavia, maggiore è il numero di pannelli, maggiore sarà il rendimento dell'impianto. L'edificio non è perfettamente orientato a sud. Siamo quindi di fronte a un dilemma: orientare il nostro impianto verso sud oppure parallelamente o perpendicolarmente all'edificio in modo da massimizzare il numero di moduli installabili? Gli orientamenti intermedi non sono necessariamente da escludere, in quanto possono offrire soluzioni di compromesso fra orientamento ottimale e superficie utilizzabile. Vediamo una dimostrazione grafica del numero massimo di pannelli installabili nei diversi orientamenti. Guardando al grafico del numero massimo di pannelli installabili, notiamo un andamento irregolare, dovuto al conflitto fra le giaciture dei pannelli e quella dell'edificio. Dalla combinazione dei due grafici si ottiene quello del rendimento del nostro impianto. Come si può notare, il grafico è abbastanza irregolare e presenta dei picchi. Questi punti sono definiti come massimi, ovvero punti che assumono il valore più alto in un certo intervallo. Tra essi, massimi relativi, ce n'è uno che spicca, il massimo assoluto. Possiamo identificarli sia visivamente che utilizzando strumenti matematici. Conoscendo l'espressione analitica della funzione di rendimento, calcoliamo la derivata prima e indichiamo i punti stazionari come i valori della variabile x che annullano la derivata. Sul grafico, il massimo assoluto si trova a 40 gradi verso ovest. L'orientamento più opportuno risulta quindi quello che ci consente di collocare il maggior numero di pannelli con una buona efficienza, ovvero 40 gradi. È bene sapere che esistono anche sistemi fotovoltaici integrati nelle coperture, sia opache che trasparenti. Si tratta di soluzioni esteticamente più gradevoli e meno impattanti, anche se con prestazioni inferiori, basate sull'utilizzo delle singole celle e non dei pannelli. Abbiamo visto come le derivate possono servire per l'individuazione dei punti di massimo di una funzione. Questo principio è alla base anche di più complessi problemi di ottimizzazione.